So thank you very much for accepting to talk with us about the music. So I think we should start from the last piece, Metal Machine Music, and then come to the first piece that will be presented. So we do like usually you do, or in rock concerts you do with a sound check. Okay? Cominciamo a parlare prima di Metal Machine Music, che sarà il secondo brano in programma, e poi in conclusione di questa conversazione parleremo invece dei 13 pezzi, così come si fa durante le prove di un concerto rock, quando si fanno i test degli impianti. Per ultimo si fanno i test degli impianti del brano con cui si inizia. So, Lou Reed, Metal Machine Music was made in 1975, correct? Was that the time the record was released? Was that actually made by you in that year? Yes. È stato realizzato da Lou Reed nel 1975. There are many myths or probably true stories about this work that say that your record company, RCA, was waiting for a new studio album from you, and that you brought the tapes of this electronic piece, which caused some problem probably to the record company, as that they probably were waiting for another rock album like the successful albums you were doing at that time. Stavo ricordando che Lou Reed portò i nastri di Metal Machine Music alla sua casa discografica, la RCA, in un periodo in cui erano usciti dei suoi album di grande successo. Certo. E arrivò questi 4 brani su nastro che avevano un suono molto particolare. So I would like to talk for the people who don't know this piece. Probably a few people here, but some people on the radio. How it was made originally. So how the music, the sounds on those tapes was made by you. Metal Machine Music was made and released on the classical label of the record company, and it was never meant to be sold mainstream. Questo disco fu prodotto per l'etichetta classica della casa discografica e non fu mai inteso come un prodotto per il grande mercato. It said on the record, instrumental. Sulla copertina del disco c'era scritto strumentale. So that people would understand, and I hope the audience tonight understands, there are no cell phones, no cell phones. Turn off your cell phones. Sì, credo che avranno capito, certamente è stato compreso in sala il messaggio, c'era scritto strumentale e quindi non c'erano in questo disco, e poi si è interrotto perché ha suonato un cellulare, ha detto non c'erano telefoni cellulari. Anyone who has a cell phone during the music will be killed. Taken out and beaten to death and thrown in a canal. Bene, verranno eliminati tutti coloro che hanno un cellulare acceso durante il concerto, spegnetelo, prendetelo, buttatelo nel canale. Questo so it was not meant to, and I hope the audience tonight understands, there are no songs. This is entirely instrumental, written by me and transcribed by Zeitkrause. And they have done a magnificent transcription of a music that was originally done by me by using feedback guitars. The album caused so much problems, it was taken off the market in 3 weeks.
Allora, deve essere chiaro per quelli che non conoscono l'album Metal Machine Music che questa è una musica esclusivamente strumentale che fu realizzata in origine da Lou Reed utilizzando chitarre elettriche e in particolare il loro feedback, cioè l'effetto di innesco che si produce quando una chitarra elettrica viene rivolta verso l'amplificatore che è ad alto volume, per cui il suono dell'amplificatore rientra nei pick-up della chitarra e così via, e che nella versione però che ascoltiamo stasera, in larga parte, perché poi c'è anche una parte in cui ascolteremo, immagino, dei suoni molto simili a quelli, è una trascrizione per il gruppo Zeitkratzer che ha elaborato non i suoni, naturalmente non c'è credo nessun tipo di campionamento a partire da quello originale, ma è una trascrizione delle sonorità che erano state realizzate in questo modo invece per il suono di un ensemble strumentale. By the way, there is no sampling of the original material in tonight's performance. No. No, mi sembra che sia chiaro. The album caused a lot of problems at the time. People didn't know what, they weren't used to feedback and loops. Now today people are used to that. These, however, are analog loops, which means they keep changing. It's not like a digital loop. Tonight the people will be playing real instruments and they will be doing an interpretation of that form of playing. And then at the end, I'll demonstrate just how you do it. Come ha ricordato Lou Reed, l'album causò grossi problemi, fu ritirato dopo 3 settimane. Ci furono recensioni che è solo eufemistico definire controverse, se non sbaglio il recensore della rivista Rolling Stone lo definì il più brutto album dell'anno. Naturalmente è stato anche poi in seguito Rolling Stone. No, I was quoting the fact that at that time, among the controversy about this album, that Rolling Stone made a very bad review of it. Everybody made it very bad. But there were some. There was one good review. There were some good reviews. There was one good review in the New York Times by John Rockwell. John Rockwell sul New York Times. That's it. This album is considered to be, even though it was taken off the market, they did bootlegs of it for over 20 years, right up till now. Then 25 years later, they re-released it with big celebration. 25th anniversary, they didn't mention that it was off the market for 25 years. And now it seems it's easier for people to hear it than it was then. It's not considered as far out. Certo. In seguito al ritiro poi l'album scomparve dal mercato molto a lungo, ciononostante ne furono fatti numerosi bootleg e soltanto 25 anni dopo, in occasione del 25ennale dell'uscita di quel disco, ne è stata riproposta un'edizione su compact disc. Naturalmente la ricezione di Metal Machine Music oggi è ben diversa da quella del 1975, era allora un lavoro, questo lo dico io, this is my interpretation, it was a pioneering work at that time. Of genius. E naturalmente oggi invece viene ascoltato in particolare da chi segue certi lavori, certe sperimentazioni musicali con maggiore facilità di quanto non avvenisse allora. May I, especially for the people at the radio, explain how it was made actually materially on record? Era un album doppio, un doppio album formato da 4 facciate, 4 sides of equal length. 16 minutes and 1 second. I had 2 big amplifiers, one on the left, one on the right. Then I would tune a guitar, all to E strings. The other one was all to B strings. They would start feeding back, make a loop. The other one makes a loop. Then that loop would hit
They would both hit each other and they cause a third loop. The third loop then changes the first loop, which becomes the fourth loop on infinitum. So Right. the guitar was tuned just E and B? Maybe. Maybe. 27 years ago. Maybe yes Scusate. and maybe no. I don't tell you all the secrets. Scusate, ricostruzione filologica della partitura originale. Lou Reed ci ha spiegato che il sistema con cui furono registrate queste 4 facciate duravano 16 minuti e 1 secondo ciascuna. Era con una chitarra elettrica accordata, forse, maybe, tutte con Mi cantini e Si, cioè la prima e la seconda corda, che erano inviate poi suoni ripresi dai pick-up, erano mandati a 2 distinti amplificatori, quindi c'era un feedback fra la chitarra e ciascuno degli amplificatori e poi fra gli amplificatori tra di loro, e questo creava un sistema continuamente risonante che poi immagino venisse controllato manualmente da Lou Reed. Was it It's also really, it's about energy when you're 30 years old, and that kind of energy, which you don't see again. So it's nice to capture that, and one of the things I wanted to do is not be constrained by song structure. Boy, the sibilance in this is horrible. On the voice, Frank. So, be able to change the tempo, be able to change the key, be able to change everything about it, and have a lot of different melodies all going on at once. So when you listen to Metal Machine music, you can listen anywhere at any time. And there should be a lot to interest you. It's like the creation of the universe. A small subject. Dice Lou Reed che il progetto ha a che fare naturalmente con l'energia dei 30 anni e con il fatto che in quel momento non si sentiva affatto di rimanere costretto nelle strutture e nelle durate delle canzoni, voleva poter usare qualunque elemento, qualunque suono, e quindi questo è quello che si può ascoltare in Metal Machine Music, cioè il tentativo di esprimere questa energia attraverso una grande libertà di mezzi, di strumenti e di suoni. I remember the last piece on the album had a closed On the original vinyl, sì. I raised the grooves at the end so it would repeat over and over and over and over and over, and you had to get up and turn it off. And that was like making a loop, the final loop. The CD that's available now on Buddha, that was the 25th anniversary, is a remastering that I did with a guy named Bob Ludwig, who did the original with me. And because of technology, we've been able to improve the sound. The other CDs of Metal Machine music are really terrible, and they can't even come close to what the vinyl sounds like. This new one is very, very good. Technology has come a long way in trying to bring digital sound so that it can somewhat compare to vinyl. Ecco, come stavo accennando, l'ultimo brano, l'ultima facciata delle 4 di Metal Machine Music si concludeva con una spira chiusa, quindi il suono continuava quando il disco andava avanti, fino a che non si toglieva il braccio dal giradischi, e questo era un modo che esisteva allora con la tecnologia di allora sul vinile per creare un anello analogico, un anello di segnale analogico. Also, when we made it, there was a thing called quad. 2 speakers in front, 2 speakers in back. Now you have surround sound. 3 speakers in front, 2 speakers in back. I was
going to say to you that the best way to hear this is live, the way you'll hear it tonight, because most of all, I'm interested in the emotion and the physical feeling of the audio sound. I want you to physically be hit by it in a nice way. And the best way to do that is in a concert hall with real musicians, real sound, not headphones. Mm-hmm. Un'altra cosa da sottolineare è che all'epoca originariamente il lavoro era stato concepito per la quadrifonia, che aveva avuto una fase sperimentale, non è mai diventato un vero prodotto commerciale, che prevedeva 4 canali, 2 davanti e 2 di dietro, dietro all'ascoltatore. It should overwhelm you. Mm-hmm. Invece oggi lo ascoltiamo in surround sound con 3 sistemi di altoparlanti davanti e 2 di dietro, e lui ci tiene a sottolineare che, dato che quello che gli interessa molto di questo lavoro è il rapporto emozionale che si stabilisce fra l'ascoltatore e questi suoni, e la qualità e anche forse la quantità di questi suoni, l'ascolto dal vivo è essenziale. È molto meglio ascoltarlo dal vivo che ascoltarlo su disco, anche se, come accennato, esiste almeno una buona versione su CD, che è quella edita dalla Buddha, cioè sempre ancora dalla RCA, ma dal vivo, come nella situazione in cui ci troviamo questa sera al Teatro Malibran, sicuramente l'ascolto migliore anche rispetto ad ascoltarla in cuffia. Naturalmente gli ascoltatori della radio avranno una percezione limitata. The radio listeners tonight will listen to a very small part of the whole thing, I think. Only a small part. I mean, there will be no surround. How do you listen to a small part? No surround sound and no volume, because let me say one thing which probably even the people here don't know yet. È stato pensato, e fra poco verrà fatto anche un annuncio per il pubblico in sala, di distribuire dei tappi per le orecchie. Credo che sia la prima volta che questo avviene, certamente al Malibran, ma credo in un teatro in assoluto, e questo perché il livello di pressione sonora che è previsto all'interno dell'esecuzione di Metal Machine Music questa sera è tale per cui persone particolarmente sensibili potrebbero essere disturbate. Questo naturalmente non è riproducibile dagli ascoltatori della radio, a meno che non abbiano un'amplificazione di 6.000 watt nel loro salotto per la radio e surround sound, ma è un aspetto molto importante. Infatti vorrei chiedere questa cosa a Lou Reed. This aspect of especially of Metal Machine Music, of the volume of the sound, that it is important not only to listen to the melodic aspect or harmonic or whatever, but the loud sound is part, maybe the most important thing, the physical reaction to the sound. Would you comment on this? Yeah, it's physical. Mm-hmm. The sound is physical. You should feel it. I might add that the 13 meditations on Poe are other kinds of music that I composed for a play about Edgar Allan Poe that I did with Robert Wilson at the Talea Theater in Hamburg, and has traveled throughout Europe. And in fact, I've made a record of it myself, the whole play. But this is music that was composed for the play, some of which was used and some wasn't. And it's 13 pieces called 13 Meditations on Edgar Allan Poe, who is a great American writer. And he invented the detective story and wrote a poem called The Raven, and did quite a number of other amazing things. Yeah. Sì, oltre naturalmente a Metal Machine Music, come abbiamo annunciato, la prima parte del concerto prevede invece i 13 Pieces Meditations on Poe, che è stato scritto nella sua versione originale da Lou Reed per uno spettacolo che è andato in scena nel 2000
al Thalia Theater di Amburgo con la regia di Bob Wilson, e che è una serie di riflessioni sulla poesia di Edgar Allan Poe. Ha ricordato l'inventore del giallo, del thriller, e naturalmente di molte altre cose. Ha citato Il Corvo, ma io credo che sia chi è presente in sala che gli ascoltatori di Radio 3 conoscano molto bene la vicenda e la produzione di Edgar Allan Poe. Quello che dobbiamo aggiungere è che questo lavoro è stato creato originariamente da Lou Reed per quello spettacolo, che ha girato tutta l'Europa. Forse non casualmente non si è ancora visto in Italia, come molte cose belle che circolano per l'Europa, e lo ascoltiamo questa sera però in una trascrizione per un organico più ampio, cioè non era stato predisposto per questo organico, per lo spettacolo di Amburgo, ma quindi anche questa è una trascrizione, quindi è una prima parte del concerto che dura una cinquantina di minuti, e poi ci sarà un breve intervallo e poi ascolteremo Metal Machine Music. One very last question. Yes, Franco. Yes, you're happy that this is the last? Franco. I'm sorry, Lou. About the relations between that Metal Machine Music project and experimental music in America. Some people quote, for example, Lamonte Young, who was performing, still is performing, with a kind of rock band and with very loud sounds and so on. And some of the original members of Velvet Underground used to perform with him. And I think his name is quoted on the cover of that album. So I don't want to ask you if there is any relation or influence by that kind of music. Everything written as a credit is a lie. Yeah. Sì, va detto anche fra l'altro che le note di copertina che si trovano su Metal Machine Music furono scritte da Lou Reed stesso come una parodia sarcastica dello stile delle note dei dischi di musica classica, e quindi ha detto tutto quello che c'è su quelle note di copertina è falso. D'altra parte, on the other hand, I was very aware of Lamont Young and Tony Conrad and Zenekas, people like that, and John Cage, of course, the idea of a sound being music. All of those things are in Metal Machine Music. Si dice che era certamente del tutto consapevole quando stava facendo quel lavoro del lavoro dei compositori sperimentali americani, dalla Monte Young a Cage e altri, quindi certamente sapeva dell'esistenza di quelle cose, anche se immagino partisse da premesse differenti. One little point, for example, in Lamont Young experiments, which sometimes sound similar, even recent things that I heard. There is a kind of obsession with numbers. So the structure of the piece is based on, for example, just intonation or... No, please. Yeah, please, the question is there anything like that in your work? No, I'm a rock and roll guitar player. Yeah, okay, era quello che volevo sapere. Ha detto, sono un suonatore di chitarra rock and roll. Really important you understand. I'm coming from the other side. They're over there. I'm coming from over here. I'm a rock and roll guitar player. That's fine. And that's the first thing. That's the bottom of the whole thing. Sì, questa è veramente la cosa principale. Sono un chitarrista di rock and roll, vengo da quella parte, e poi naturalmente ha realizzato queste cose che noi questa sera sentiremo provenendo da lì. Mi sembra che questo sia un chiarimento molto importante, era quello che io mi aspettavo e lo ringrazio. Thank you very much. Grazie.